Incontreremo nuovamente i nostri amici animali in un'altra vita? Benvenute e benvenuti, ciao Melissa. Ciao a tutti, ciao Joseph. Allora, questo è il nostro nuovo format di luce che abbiamo pensato per voi insieme a Melissa e si chiama Incontrando la luce. Daremo delle piccole pillole che vogliono aprire, diciamo, un occhio in più, un nuovo punto di vista, ma soprattutto serve per poter rispondere ad alcune domande che riceviamo spesso sia sulla pagina Facebook o che riceve Melissa sul suo profilo TikTok nei commenti. Così quando ci sono delle domande che possono aprire una discussione e chiarire magari delle cose, abbiamo pensato di portarle in questa nuova rubrica. Innanzitutto come stai Melissa? Io sto bene, grazie e ringrazio anche tutti gli ascoltatori e grazie anche sempre per le bellissime domande che ci fate, per il supporto, per tutto insomma. Tu Joseph come stai? Ma io sto benissimo, un po' di freddo ti dicevo, però è normale, va bene, lo accogliamo. Il freddo ci Mh, invita a rallentare. è vero. Abbiamo più spazio per riflettere. Una delle domande più ricorrenti di questo mese riguarda proprio i nostri amici animali ed è la tematica di oggi. Cercheremo in poco più di 10 minuti di rispondere con il massimo amore e la massima gratitudine per averci invitato in questo argomento rispetto a 3 domande cardine che spesso ci poniamo nei confronti dei nostri amici animali. Io ho un cagnolino, quindi so benissimo chi fa queste domande a cosa si riferisce e cosa prova. La domanda primaria, adesso capiremo con Melissa, è se incontreremo nuovamente i nostri amici animali in un'altra vita. Certamente li rincontriamo sempre, anche perché, comunque anche loro sono anime, io a volte dico animini perché poi li associamo, no, al fatto che sono più piccoli di noi. Chiaramente, gli animali poi è vero son compresi tutti, ma principalmente ci riferiamo poi a cani e gatti, perché sono quelli, domestici che la maggior parte di noi ha. E quindi sì, assolutamente li rincontriamo, anzi, io son sicura che, molti di noi possono confermare che quando, vediamo un animale che scegliamo di portare a casa, in quel momento ci sembra di riconoscerlo, oppure che sia lui a scegliere noi, cioè c'è subito un amore a prima vista, almeno per me è stato così quando sono andata al canile a prendere Teddy. Io quando l'ho visto ho detto: "Sì, è lui". E infatti poi con le guide, sono andata un po' a Ecco. chiedere il mio rapporto con Teddy e sì, ci siamo conosciuti in altre vite e ci si ritrova assolutamente sì, sì, sì. Quello che è il nostro amico animale a quattro zampe, e poi vabbè, oltre a cani e gatti, i nostri amici animali sono tanti, guardiamo la natura e impariamo tanto dai messaggi che ci manda l'universo. Può essere anche che in un'altra vita siano stati una persona, oppure è un passaggio da animale ad animale. Mh. Allora, per quello che è il mio credo, è sempre da animale ad animale. Ho capito. Però so che ci sono, altri che credono che invece può essere prima una persona e poi un animale, oppure magari noi in questa vita siamo persone, poi possiamo essere animali. Io rispetto ogni credo, quello che posso rispondere a questa domanda è: segui quello che ti fa stare meglio credere. Cioè, se ti fa stare meglio credere che in una vita precedente eri un gatto, va bene, credilo, cioè non c'è nessuno che cioè non c'è limite a questo. Cioè se tu se una persona sente così va bene, è giusto che lo accetti, che è giusto che lo senta. Per quanto mi riguarda, no, perché sono delle tipologie un po' diverse, però, mh.
Chissà, Tutto dovremmo dedicare a questo una pillola apposita e magari in futuro la metteremo praticamente, la metteremo in onda, cercheremo di parlarne, di capire, anzi voi diteci qualcosa nei commenti in merito a quello che voi pensate, credete, che vi è stato detto. Servirà anche a noi per crescere. In ogni caso un fatto è assodato ed è un fatto di luce. Sono anima come lo siamo noi e quindi di seguito c'è un'altra domanda ed è se i nostri amici animali sono delle guide, possono essere delle guide incarnate per noi. Assolutamente sì, gli animali sono dei maestri, cioè sono comunque anime molto evolute e sono anime che ci aiutano in questo percorso, in questo viaggio. Possiamo dire che come ci sono gli angeli, esseri di luce che, ehm, non li vediamo nella materia, gli Mh-mh. animali comunque ci aiutano a livello energetico e, sì, ci guidano, sono dei maestri per noi. Assolutamente sì, sì, sì. Proprio maestri, bello, mi piace questa, ehm, non è una definizione, è un fatto, perché noi guardando loro capiamo tante cose anche rispetto alla nostra natura o alla nostra sovrastruttura umana e c'è una cosa su cui mi piacerebbe riflettere con te. Noi abbiamo il logos, la parola e loro no, però comunicano. Ecco, il nostro amico animale, la nostra guida animale, se noi osserviamo, può insegnarci eventualmente? Questa è una riflessione che faccio con te in questo momento, quindi mi nasce, vedi come si struttura la domanda. Io imparo da loro, osservandoli, a ridurre il quantitativo di parole, se non sono necessarie. Può essere un insegnamento che loro ci danno, di ascoltare di più un attimo le nostre sensazioni, di cercare di stare un po' più calmi, più tranquilli. È un po' come quando vediamo 2 gattini che litigano, no, noi portiamo per esempio rancore, ci capita di cadere in questa emotività sbagliata, erronea per anni e anni. Noi li vediamo, loro litigano, s'azzuffano in quel momento, però 5 minuti dopo, anche meno, già si coccolano, è passata, vivono un presente puro. Ci sono maestri in questo. Sì, 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 esatto. Infatti per quello che, dicevamo, sono maestri perché chiaramente ehm, ci insegnano l'amore incondizionato. Wow. Il cane non ti giudica, il cane non ti guarda come sei, quello che hai, a prescindere, lo chiami e arriva. Qualsiasi cosa il cane c'è, il cane sta lì e con la sua presenza ti dà amore. Io con il Sì. cane ho visto questo, il cane veramente ti sa dare amore incondizionato, così come vabbè sicuramente anche gli altri animali, come anche i gatti. Ovviamente io sono cresciuta con i gatti e tuttora ne ho 2, quindi, anche i gatti ti insegnano comunque l'amore, anche se i gatti ti insegnano un po' di più la libertà anche, Anche, dobbiamo pure dire. infatti stavo per dirtelo e mi incuriosisce sapere come hai chiamato i tuoi 2 gatti. Allora, uno l'ho chiamato Giove ed è proprio piccolino, appena preso. Mh-mh. L'altro invece, vabbè, è di mia sorella, quindi l'ha scelto lei il nome e si chiama Grappa. Perciò siamo Giove proprio 2 pianeti diversi in questo caso. Bene, sì. benissimo. E allora loro sono amore incondizionato, quindi sta a noi poi avere il giusto atteggiamento in questo passaggio terreno, in questa vita nel modo in cui li trattiamo, perché non trattare bene un animale per l'altra dimensione significa tante cose. Ehm, Com'è visto, in base alla tua esperienza, in base a quello che ti hanno detto le guide, chi maltratta gli animali, chi non insomma chi li riconosce, tra virgolette, "erroneamente" come una vita inferiore, perché di vite inferiori non ce n'è. Come è visto questo dalle guide all'altra dimensione? Mhmm
Sicuramente crea karma negativo. È ovvio, cioè cioè tutto quello che facciamo agli altri, ci torna indietro sempre, sia che facciamo bene, sia che facciamo male, questa è una legge universale, quindi comunque, il karma prima o dopo viene ripagato. Ehm, comunque, gli animali, sono qui anche per aiutarci energeticamente, quindi molte volte, arrivano nella vita purtroppo di persone non meritevoli, che però loro, aiutano in qualche modo Sì. comunque a ripuliscono comunque quell'energia. E qua le dinamiche possono essere tante. Io ovviamente non cioè, abolirei ogni cosa di questo tipo, ovviamente. Penso chiunque, perché, veramente quello che possono dare agli animali è proprio l'amore incondizionato, è l'amore puro, perché loro non hanno un ego come ce l'abbiamo noi, non hanno gli attaccamenti, non hanno le cose che abbiamo noi e quindi ci possono solo dare amore. Ehm, Assolutamente. purtroppo purtroppo ci sono anche questi individui che, prima o dopo, la ruota gira, cioè il karma c'è. Capiranno, Non capira si scampa, cioè la lezione poi arriva. per tutti, cioè veramente sia che si fa bene, sia che si fa male, quindi comunque anche chi invece, adotta o comunque, fa donazioni, chi invece è pro animali e quindi fa tante cose per loro, automaticamente, riceve poi in cambio il bene. Quindi è una legge universale, il Assolutamente. karma prima o poi arriva. E prima dicevi, che loro ci aiutano nella vita e questa è un'altra domanda, che ho intercettato tra i vari commenti in alcune, puntate di Parliamone Live, quando si parlava di reincarnazione, ci hanno detto: "Ma se i nostri amici animali, insomma, come i nostri amici animali ci aiutano nella vita?" Prima parlavi ci aiutano a equilibrare il karma. Ecco, prego, perché questa è bellissima, cioè dovremmo Esatto, capirlo, sì. l'importanza che loro hanno nel nostro quotidiano. Sì, perché allora i cani principalmente ci aiutano proprio a riequilibrare il karma familiare. Quindi ci aiutano proprio a ritrovare questo equilibrio, quindi loro si fanno carico un po' di quello che è il karma, di quelle che sono un po' le situazioni e vanno a ripulirle. Invece tipo i gatti lavorano principalmente sulle basse energie, quindi, ehm, quando ci sono le energie basse in casa, con i gatti loro lavorano proprio su quelle per neutralizzarle e per, Mh-mh. portarle, ad un livello maggiore. Quindi ci aiutano proprio in questo, cioè, ehm, è risaputo, cioè chiunque ha animali veramente ti rendi conto di quanto poi, ti fanno bene anche soltanto accarezzandoli, proprio perché Assolutamente. energeticamente hanno questo compito, proprio perché sono maestri e ci aiutano, da questi punti di vista. Mh. Uhm, secondo te il loro percorso di vita è più breve del nostro come durata nel corpo, perché hanno meno cose da capire di noi? Mhmm, allora sicuramente vivono in modo diverso, anche se comunque per loro ci sono delle lezioni, da imparare. Forse potrebbe essere una lezione anche per noi, per imparare che non esiste la separazione. Forse sicuramente il loro difetto è che vivono meno di noi, quindi ci lasciano, sempre prima, cioè Ci lasciano prima, poi li ritroviamo e forse ci lasciano anche più tempo per riflettere sull'importanza che hanno avuto in questa esperienza. sì,
Sono proprio guide, perché effettivamente come le guide spirituali noi abbiamo delle guide spirituali che ci accompagnano di vita in vita e sono sempre accanto a noi. E poi ci sono altre guide che invece vanno e vengono in base a quello che è, il periodo di cui noi abbiamo bisogno, no, quindi magari, Sì. non so, io in questo periodo posso aver bisogno di guarigione, quindi ho al mio fianco l'arcangelo Mh-mh. Raffaele, per esempio. Può essere che tra un mese, ho tra le mie guide un altro arcangelo e un altro maestro. E quindi idem per gli animali, essendo maestri, loro ci accompagnano per un periodo e quando poi finisce il ciclo o, una serie di cose, poi anche qua le questioni possono essere Sì, infinite, sì, sì. allora tutto cambia. Alla fine cambiano forma anche loro, però appunto sono maestri e guide. È stata una bellissima pillola questa che credo, aprirà molti spunti di riflessione e ti ringrazio. E questa è la nostra prima puntata, la nostra prima pillolina l'abbiamo dedicata ai nostri amici, animali. Ovviamente se avete altre domande più specifiche non esitate, a farle. Potete scrivere a Melissa sul suo profilo TikTok, Melissa Ancona. Lei ha anche un sito, qual è? melissancona.com. melissancona.com Non ci oppure si può sbagliare con me, sono uguale dappertutto. unica. Sì. Unica dappertutto. E se avete, qualche domanda alla quale avete, piacere e noi umilmente si possa provare a dare una risposta nella prossima puntata, non esitate a farla nei commenti. Piano piano ci arriviamo, dateci solo il tempo. Queste sono delle piccole pillole perché questa piccola cura vogliamo che duri tanto, quindi le pillole sono piccoline. Cerchiamo di farlo piano piano. Quindi direi che per questo primo incontro è tutto. Io vi ringrazio di cuore, Melissa automaticamente vi ringrazia di cuore. Grazie, Melissa, sì. se c'è prima di salutarci, se c'è un messaggio da parte delle guide da dare a chi sta ascoltando o ha ascoltato questa puntata, una benedizione che possiamo mandare per il loro bene, quale potrebbe essere in questo momento? A me quello che sta arrivando per le persone che stanno guardando questo video adesso, in questo momento, è quello di credere in se stessi, quindi credi in te stesso, in te stessa. Questo è il messaggio che sento molto forte, perché forse c'è una piccola ferita nel cuore, ma Ehm, quella ferita non serve per buttarti giù, ma per farti, vedere la bellezza che hai dentro, quindi credi in te stesso, nella tua luce. Bellissimo messaggio, quindi mettete l'oro in questa ferita, vedete che lezione c'è in questo momento per voi. Noi vi ringraziamo, ci aggiorniamo sabato prossimo alle 19 esce la nostra pillolina qui sulla pagina, poi vi daremo altre indicazioni, potete andare anche a vedere i frammenti sul profilo TikTok di Melissa e condividetela questa puntata, fate in modo che quello che è stato bene per voi diventi bene anche per gli altri. Una semplice condivisione. Vi ringraziamo, buon tutto, buona luce. Grazie